finire di urinare, rivestirsi e accorgersi subito dopo di perdere quelle fastidiose gocce di pipì che bagnano gli slip. È un problema comune, fonte di grande disagio, di cui però quasi nessun uomo parla volentieri. Spesso questo fenomeno viene vissuto in totale solitudine, con imbarazzo e con un senso di vergogna che spinge a nasconderlo anche al proprio medico. Sono il dottor Andrea Del Grasso, urologo e andrologo. Nei miei studi medici di Prato, Pistoia e Pescia accolgo quotidianamente pazienti che affrontano questo fastidio intimo. Voglio dirti subito una cosa fondamentale per rassicurarti. Nella stragrande maggioranza dei casi questo disturbo non è legato a una grave forma di incontinenza urinaria, ma a un banale problema meccanico e idraulico del nostro corpo che ha soluzioni molto pratiche. Per capire perché si verifica il gocciolamento post-minzione nell'uomo, dobbiamo visualizzare l'anatomia del canale che porta l'urina verso l'esterno, cioè l'uretra. A differenza dell'anatomia femminile, il canale maschile non è un tubo dritto e corto, compie una vera e propria curva a forma di S, subito sotto la base della vescica, in una zona anatomica chiamata uretra bulbare. Immaginate questa curva come il sifone flessibile che si trova sotto il lavandino di casa. Quando avete finito di urinare, la vescica si è svuotata perfettamente, ma una piccolissima quantità di liquido rimane fisiologicamente intrappolata all'interno di quella sacca a fondo perduto. La perdita di gocce di urina dopo aver urinato si verifica semplicemente quando vi muovete, camminate o vi sedete, cambiando la postura corporea, esercitate una pressione fisica su quel sifone che si spreme meccanicamente facendo uscire il liquido rimasto indietro. In condizioni di perfetta normalità, il corpo dell'uomo possiede un piccolo muscolo chiamato bulbo cavernoso che avvolge questa sacca e si contrae autonomamente alla fine della minzione per dare un colpo di frusta finale e svuotare il canale. Se questo meccanismo si inceppa, le cause principali sono solitamente due. La prima è l'indebolimento del pavimento pelvico maschile. Se la muscolatura profonda che sostiene il bacino perde tono a causa della sedentarietà, dell'età o di sforzi ripetuti, il muscolo non ha più la forza necessaria per strizzare completamente il canale. La seconda causa frequente è legata alla presenza di sintomi della congestione prostatica. Quando la prostata è infiammata o inizia a ingrossarsi, modifica l'assetto idraulico del collo della vescica, rallentando il flusso e favorendo l'accumulo di una maggiore quantità di liquido all'interno dell'uretra. Se vi rivolgete a un urologo, i disturbi minzionali sono sempre i primi elementi che andiamo a indagare per escludere ostruzioni più severe. La buona notizia è che possiamo intervenire immediatamente con due rimedi pratici che potete applicare da soli ogni giorno. La prima soluzione è una tecnica meccanica chiamata spremitura uretrale manuale. Quando avete terminato di urinare, prima di utilizzare la carta igienica o di rivestirvi, posizionate le dita della mano subito dietro lo scroto, nella zona del perineo. Esercitando una pressione leggera e delicata verso l'alto, fate scivolare le dita in avanti seguendo la linea mediana fino alla base del pene. In questo modo andrete a spremere manualmente il sifone profondo, facendo uscire le ultime gocce rimaste intrappolate nel canale prima di tirare sulla cerniera. Il secondo rimedio consiste nel rinforzare il pavimento pelvico attraverso esercizi di contrazione mirati. Bastano pochi minuti al giorno, contraendo attivamente la muscolatura profonda come se doveste interrompere il flusso di urina, mantenendo la contrazione per 5 secondi per poi rilasciare. Questo restituirà tono al muscolo addetto allo svuotamento del canale. Se queste manovre non dovessero bastare, significa che il problema potrebbe non essere semplicemente muscolare, ma legato a una spinta debole della vescica causata da un ingrossamento iniziale della prostata. Ricordate che il gocciolamento è spesso il primo segnale di allarme di problemi urologici più strutturali. Potete approfondire tutte le informazioni e i dettagli logistici per una valutazione nei miei studi sul mio sito internet www.andreadelgrasso.it, dove trovate un articolo interamente dedicato al problema.
Se questo video vi è stato utile, vi chiedo di sostenere il mio lavoro di divulgazione. Lasciate un commento qui sotto per raccontarmi se conoscevate già queste tecniche. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi consigli. E se volete capire se questo disturbo nasconde qualcosa di più importante, vi invito a cliccare subito sul video dedicato all'ipertrofia prostatica benigna che appare in sovraimpressione. Prendetevi cura di voi stessi, ci vediamo al prossimo video.